Oggi ti parlerò di alcune azioni fondamentali per mantenere una casa in ordine e pulita senza doverti ammazzare di fatica. Innanzitutto ti dico che la mia casa è pulita e quasi sempre ordinata, e non lo dico io, ma tutti quelli che entrano in casa mia rimangono stupiti e mi chiedono come io faccia. Ho vissuto gran parte della mia vita in una casa che la pulizia la vedeva di rado, anzi, non la vedeva proprio, e questo mi faceva stare molto male. Forse questo ha scatenato questa mia fobia. Però ho fatto pace da tempo con me stessa e ho trasformato la mia insoddisfazione rendendo la mia casa facile da gestire. Non sono più una ragazzina, anzi, quindi ho maturato abbastanza esperienza per diventare un'esperta in materia di casa. I miei figli e qualcun altro mi definisce maniaca e forse hanno ragione, ma io non potrei vivere nella sporcizia, starei tutto il tempo in tensione e almeno nel mio nido voglio stare tranquilla e rilassata. Però, diciamoci la verità, ma a chi piace fare le pulizie? Ecco, se anche tu detesti pulire ma ti piace avere una casa pulita, sei nel posto giusto. Se ti interessano questo genere di video, iscriviti al canale e lascia un like. Esistono dei semplici strumenti che fanno davvero la differenza. La regola di base è togliersi le scarpe appena si entra in casa. Ho pubblicato un video dedicato proprio su come mantenere i pavimenti sempre puliti. Se vuoi approfondire, ti lascio il link in descrizione. La scarpiera deve possibilmente stare all'ingresso, non in una stanza della casa, ma se non hai la possibilità di metterla all'ingresso, non farti tutta la strada per arrivare alla scarpiera con le scarpe ai piedi. Toglile appena entri, prendile e vai a riporle nella scarpiera senza fargli toccare il pavimento. Cappotti e borse non dovrebbero mai essere messi negli armadi dove stazionano i vestiti puliti. Un armadio che contenga scarpe, borse e cappotti sarebbe l'ideale. Capisco che purtroppo non tutti hanno uno spazio all'ingresso da dedicare, ma niente paura, dedicate anche una sola anta dell'armadio ai cappotti e ai vestiti usati ma utilizzabili ancora qualche volta. Lascia chiavi, portafogli, cellulare in uno svuotatasche e non appoggiarli sulla prima superficie disponibile. Quindi sei entrato in casa, hai riposto le scarpe nella scarpiera, hai appoggiato tutto quello che avevi in mano in uno spazio dedicato. Perfetto! Ora vai a lavarti le mani. Insapona e sciacqua bene. Utilizza delle lavette per asciugartele, una per ogni volta che ti lavi le mani. Prossimo step. Se non hai l'abitudine di fare la doccia quando rientri, indossa dei vestiti comodi e puliti che utilizzi solo per stare in casa. I vestiti utilizzati fuori che sono ancora puliti per poter essere indossati ancora qualche volta, ad esempio i jeans o le giacche o i maglioni di lana, devono essere riposti in un armadio a parte. Se non avete abbastanza armadi da dedicare alle robe usate, così le chiamo io, potete creare una sorta di separazione all'interno dell'anta stessa. Io nella vecchia casa, dove non avevo abbastanza armadi, utilizzavo un copricappotti in plastica. Gli zaini dei ragazzi. Non so i vostri figli, ma quelli dei miei sono sempre sporchi e dopo un po' puzzano anche. Quindi hanno uno spazio dedicato che li contiene ed è tra l'altro molto comodo perché possono trascinarseli in giro per casa. In più questa scatola li tiene diritti e non li fa flosciare, quindi sono anche più comodi da svuotare e riempire. È una semplice scatola Ikea che costa intorno ai 7 euro. Pulisci il cellulare. Io utilizzo una salvietta disinfettante, se non ho la salvietta prendo un batuffolo di cotone con un po' d'alcol e lo pulisco. Ultima, semplice regola, non accumulare oggetti che non hanno alcun senso e che non servono a nulla. Cerca di mantenere la casa priva di ciarpame. Prova a seguire queste semplici regole e noterai subito la differenza nella tua casa. Se vuoi qualsiasi altra informazione, scrivimi o visita il mio sito. A presto!